Bentornati sul canale per il secondo episodio da Taiwan. Oggi vi porterò a Zhufen, una cittadina nel nord-est del paese conosciuta specialmente per la sua Old Street, piena di negozietti. Ho però fatto molto più di questo. Infatti ho visto cascate, vecchie miniere, fatto un trekking molto bello e ammirato il tramonto con una vista spettacolare. Quindi iscriviti per supportarmi e mettiti comodo e buona visione! Dopo 2 autobus sono arrivato al mio ostello a Zhufen. Beh, non c'è nessuno per ora, però qua c'è un mostro. Visti i prezzi alti, ho preso un letto in camerata. Devo dire, per niente pulito. Per fortuna è solo per una notte. Questo è il bagno, che vabbè è un bagno normalissimo d'ostello, ma la cosa divertente è questa pizza accanto al cesso. Chissà a cosa servirà. Allora, mi trovo a Zhufen, che è considerato uno dei posti più turistici nel nord dell'isola. Infatti si vede perché c'è comunque un bel po' di gente per strada. Ci sono un sacco di autobus turistici strapieni. L'obiettivo iniziale era quello di fare un trekking, ma essendo che è abbastanza coperto e la cosa bella di questo trekking è la vista, allora ho riformulato un attimo i piani. Mi faccio 2 passi qua mentre aspetto un altro autobus che mi porterà a una cascata e dintorni, poi rientro verso qua e spero che si sia aperto un po' per poi fare il trekking, che dovrebbe essere molto carino. Sono arrivato alle Golden Waterfall, chiamate così per il colore giallastro, anche se a me sinceramente non sembra del tutto giallastro, però va bene, dato dalle colorazioni delle rocce. Comunque molto carine le cascate. Adesso mi sto spostando al prossimo punto, che dovrebbe essere una decina di minuti da qua. La strada non è il massimo perché non c'è il marciapiede, ma va bene. Comunque là c'è il mare e la cascata che vi ho appena fatto vedere crea, diciamo, un fenomeno molto interessante. Il giallo dell'acqua con i minerali si fonde con l'acqua del mare e crea, diciamo, una separazione dal giallo all'azzurro blu del mare. Comunque in verità si inizia già a vedere le parti che volevo andare a vedere, che sono queste vecchie miniere abbandonate. C'è scritto che l'area è pericolosa, che non si può entrare e che potrebbero esserci problemi per la salute. Continuiamo, vediamo se riesco a vedere qualcosa. Proprio di fronte dove si vede la vista, che è proprio qua, e ci sono questi 13 Levels, che è l'ex fonderia di rame che risale agli anni 30. Credo di essere stato ingannato dalle foto su Google, perché effettivamente la miniera è questa dietro a me, però la vista bella, non sono l'unico comunque a esserci cascato, e la vista bella è proprio là in fondo. Da là in fondo si vede tutti i vari livelli, insomma questi 13 levels che però non si riescono a vedere da qua. Sono sceso dall'autobus, sono arrivato a Kitang, penso si pronunci così. Qui c'è un tempio, ma io continuo fino praticamente a raggiungere il museo dell'oro. Da là parte la camminata al Teapot Mountain Trail. Sono riuscito a trovare un ingresso che non passi dal museo, che sarebbe assurdo pagare per il museo per poi uscire dal retro e fare il trekking, quindi sono riuscito a trovarlo. Dovrebbe essere questo.
I paesaggi sono belli, c'è tantissimo verde, poi queste colline fanno contrasto con il mare e sono ancora più affascinanti. Cazzarola, tutto scalini, veramente difficile. Giusto per dirvi che a un certo punto il sentiero si farà difficile, quindi infatti non so, sentite l'ambulanza sottofondo, ne è passata un'altra in su, quindi se lo fate mi raccomando state attenti. Fin qua tutto facile, un po' faticoso perché è tutto gradini, però a un certo punto ci sono anche delle catene, insomma, dove attaccarsi. Squadra di soccorso con frontalini e elmetti e tutto il resto. Deve essere successo qualcosa. Basta scalini, non ce la faccio più. Che palle. Che è arrivato, qua sono 590 metri e penso che qua ci sia la parte difficile. Dovrebbe essere in teoria da passare dentro quella grotta. Adesso vedo. Ecco qui le corde, vediamo fin dove proseguire. Qua c'è un'altra catena e là dentro ce n'è un'altra, ma mi sembra strano. Ok, le opzioni sono due, o quella che ho appena fatto vedere dentro la grotta o qua super a strapiombo, ma no, mi sembra che si interrompa tra l'altro il sentiero. Proviamo. I will go back. Yeah. Good luck. Okay, see you. Bye bye. Sì, no, ho incontrato un pazzo completo, ma sinceramente più che altro se si va giù qua poi non si riesce più a risalire e se il pezzo dopo è brutto bisogna per forza continuare. Da qui paesaggi spettacolari, quindi mi va bene anche tornare indietro. Altra cosa bella è il meteo. Siamo a dicembre e la media sono 20-22 gradi e siamo in piena stagione secca, quindi è abbastanza difficile che piova. Probabilmente una volta, qualche anno fa, avrei continuato, però adesso inizio a sentire la vecchiaia, i primi dolorini così, quindi ho detto ma la vista è bella anche da qua, mi va bene così, sai che c'è, non rischiamo, non vado oltre, anche perché poi ho altri più di 15 giorni di viaggio davanti, non vorrei mai farmi male, insomma, va benissimo così. In realtà la camminata non è difficile, ma sono veramente tanti scalini. Adesso mi sto dirigendo a piedi a Kitang, qua, alla Wall Street, che è dove dovrebbero esserci tutti, diciamo, i negozietti, così, cosa a cui non sono interessato, però vorrei fare anche un attimo il paragone poi con quelli di Chufen, che è una destinazione molto più conosciuta
e dove ci sarà molta più gente, come ho visto prima. Effettivamente qua non c'è proprio nulla, però è carino perché è tranquillissimo, insomma. Adesso vado a prendere l'autobus per tornare a Chopin, però. Gli scalini di prima non mi sono bastati, quindi così, per provare ad andare a vedere il tramonto, le ultime luci del tramonto. Comunque non l'avevo ancora detto forse, ma Google Maps funziona benissimo, veramente benissimo, e dà tutti gli orari degli autobus corretti, quindi ottimo. E poi gli autobus sono perfetti, ce ne sono tantissimi, con tantissime tratte a tantissimi orari. Veramente per ora facile girarla con i mezzi pubblici. Che fatica. Ultimo sforzo per raggiungere la seconda pagoda là in cima. Ma fatica, però molto bello. E comunque qua sono sul monte Kelung, che è la città che ho visto stamattina e ieri, e là in fondo si vede anche Taipei. La musica che sentite in sottofondo viene dai camion della spazzatura, che diciamo che chiamano chi deve buttarla. Questa è la visibilità. Tra l'altro qua ci sono anche dei bastoni che se ne hai bisogno puoi prenderli, poi ovviamente quando torni giù li lasci qua. Non dico che in Italia se fanno una cosa del genere i bastoni non ci sono più dopo 2 minuti, ma lo dirò comunque. Comunque adesso rientro verso la parte della Wall Street sperando che non sia troppa gente. C'è un bel po' di gente, alcuni angoli sono molto suggestivi, ma i negozi non sono nulla di che. Qui sono famose anche le Sky Lantern, non è proprio questa la zona, però ci sono anche qua. Ora è tempo di provare il bubble tea, che nacque proprio qui a Taiwan negli anni '80. Avevo già assaggiato il bubble tea o boba tea, ma è la prima volta che lo compro. Molto buono, con sopra del caramello, un bel po' di ghiaccio, e essendo semi intollerante al latte, diciamo che non mi fa bene, spero che non ci siano problemi. Comunque buono. Ed ecco il camion della spazzatura di cui vi parlavo prima. Io come al solito sto finendo la serata con una camminata che non vi consiglio, unico modo per arrivare al mio hotel comunque. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e noi ci vediamo settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18, per un'altra puntata dove vi farò vedere un'altra cittadina molto caratteristica e un trekking che deve essere molto molto bello. A presto! Sono ancora qua e ho dovuto cambiare un attimo i piani. Il piano iniziale, diciamo, era quello di andare a fare un trekking a cui tengo molto, qua più o meno nelle vicinanze. Ho cambiato perché il tempo non è il massimo. È prevista pioggia per la tarda mattinata e per il pomeriggio, quindi tornerò a Taipei, visiterò la città e il trekking spero di riuscire a farlo domani. Tra l'altro, cosa abbastanza strana, degli amici mi hanno fatto notare che un paio di giorni fa, forse ieri, ci sono stati degli accoltellamenti nella metro di
anzi nella stazione centrale di Taipei. È una cosa strana perché non succede mai. Ho letto che l'ultima volta, con diverse vittime anche, l'ultima volta che era successo era il 2014, se non sbaglio.